Buonasera amici, benvenuti all'ultima, almeno spero che sia l'ultima, lezione su Friedrich Nietzsche. Può esserci una fase del pensiero di Friedrich Nietzsche successiva alla terza fase, alla fase dello Zarathustra, alla fase della filosofia del meriggio? Secondo molti interpreti, anche secondo me sì, ci sarebbero alcune opere scritte da Nietzsche proprio poco prima di impazzire definitivamente, in particolare l'Anticristo, ma anche la sguaiata singolare autobiografia chiamata Ecce Homo, che aggiungerebbero dei temi differenti rispetto a quelli della filosofia di Zarathustra. In realtà sono temi che comunque molto in continuità con Così parlò Zarathustra. Molti chiamano questa quarta e ultima fase, seppur esiste, di Nietzsche, la filosofia del martello. L'opera principale di questa fase appunto è l'Anticristo. Ci sono alcune idee fondamentali che io voglio dirvi e sono piuttosto note. Ci servono anche queste ultime idee dell'Anticristo per formulare delle conclusioni su Nietzsche, delle conclusioni generali su Nietzsche. Nietzsche, quando scrive l'Anticristo, inizia a occuparsi di politica. Abbiamo già detto in una lezione precedente, era una battuta, che Nietzsche impazzisce quando inizia a fare politica, quando vuole fare politica. Fare politica non nel senso di fare un partito, presentarsi alle elezioni, perché a questa politica tradizionale a lui non interessa. Fare politica significa diffondere, ottenere successo con le proprie idee. Fino ad un certo punto lui non ci credeva e scrive per lui e basta. Però arriva un certo momento, Nietzsche pensa di poter non solo esprimere le proprie idee, ma inizia anche a problematizzare come queste idee possano attuarsi, se possono in qualche modo attuarsi nella realtà. Quindi non basta scrivere, pensa Nietzsche, ad un certo punto bisogna anche realizzare quello che si scrive, si pensa, si desidera, quello che Nietzsche vorrebbe realizzare. È una cosa che lui però non ha chiarito, forse non era chiara neanche a lui. L'idea che una casta di superuomini, che comunque sono pochi, sono delle eccezioni che spuntano ogni tanto dalla terra, sono pochi rispetto agli uomini inferiori, possa in qualche modo dominare, da perdenti che sono sempre stati superuomini, possano prendere il potere e dominare, non nel senso che vanno al governo di uno Stato, ma prendono il potere individualisticamente, in maniera antistatalistica, in qualche modo riportano il dionisiaco nel mondo, educhino l'umanità ad un nuovo dionisiaco. Come questo può accadere è difficile da capire, perché lo stesso Nietzsche non ci dice mai questi superuomini a che cosa corrispondono. Questo è il grosso problema. Fatto sta che lui diventa sempre più ossessivo, diventa sempre più ansioso, diventa sempre più preoccupato di diffondere le sue idee, di trovare gli strumenti affinché queste idee possano politicamente imporsi. Nietzsche inizia a occuparsi in maniera parossistica della pubblicazione delle sue opere, vuole avere successo, vuole avere dei lettori, si occupa delle recensioni, verifica se le sue opere vengano lette, quante copie vengono vendute, si innervosisce per le critiche che vengono scritte su di lui e sui suoi libri, impegna moltissime energie fino allo stremo delle forze in polemiche contro i suoi critici. Insomma, finirà per scrivere anche ai sovrani. Vorrebbe che dalla carta in cui lui scrive le sue idee passassero in qualche modo alla realtà. Questo debilita Nietzsche, lo rende lunatico, mette a dura prova la sua salute mentale, che da lì a poco, come sapete, sprofonderà nella completa follia. Nietzsche si erge a profeta
Nietzsche si erge ad anticipatore dei superuomini che stanno secondo lui arrivando, che arriveranno, che devono arrivare. Vuole essere non solo uno scrittore, ma un costruttore di storia, un edificatore di una nuova epoca, uno che cambia la faccia della terra. Ovviamente tutto questo non era realizzabile, ma lui inizia a crederci. Nell'autobiografia Ecce Homo dice: io sono arrivato a fare una rivoluzione. Il suo odio si esprime nelle invettive, nelle condanne. Il modo di scrivere di Nietzsche è sempre più insultante, aggressivo. Nell'Anticristo lui riprende l'interesse per l'antropologia, per la natura umana, per le passioni umane e i moventi di queste passioni umane. Vi ricordate? Moventi spesso bassi, ignobili, inconfessabili. Delinea la dottrina molto importante della doppia morale. C'è una morale dei signori e una morale, per modo di dire, una morale per modo di dire dei signori, perché quando Nietzsche parla di morale parla di qualcosa che per lui non deve esserci più per i superuomini. La morale ha bloccato gli istinti vitali, gli impulsi, ha bloccato l'espulsione, l'erompere della potenza, della volontà di potenza dei superuomini. La morale blocca la vita. Quindi comunque la morale è una grande menzogna. Quindi la morale dei signori per lui è una morale per modo di dire, poi c'è la morale che per lui invece è la morale veramente intesa, è quella degli schiavi. La morale dei signori deve essere superiore rispetto alla morale ipocrita e conformista degli schiavi, degli esseri inferiori. Nietzsche ribadisce la sua idea di gerarchia. C'è chi sta più in alto per merito e merita di godere questa situazione, altri stanno più in basso e meritano di stare più in basso, di essere derisi, ma di essere anche a volte sfruttati economicamente. Nietzsche si pronuncia a favore dello sfruttamento economico. Ad ogni tipo di morale, ad ogni tipo di religione, questi schiavi si sono sottomessi. Solo con la morale e con la religione sono stati sottomessi, ma le morali, le religioni, tutti i principi, i presupposti della società occidentale si sono rivelati come menzogne, come un nulla. La morale è un inganno, la religione è un inganno, perché vi ricordate, sono senza fondamento, non si basano su essenze eterne metafisiche. Qualunque morale, qualunque religione, in realtà si basa sulla menzogna, su essenze che non esistono, che il metafisico dice che si nascondono. In realtà queste essenze metafisiche non esistono. Quali le divinità, gli eventi soprannaturali e così via. Quindi lui pensa che tutta la società occidentale sia stata attraversata da questa grande menzogna. La menzogna più grande tra tutte le menzogne è il cristianesimo. Il cristianesimo ha avvilito, ha, ha portato l'umanità, stando dalla parte dei deboli, degli schiavi, ha portato l'umanità in una situazione in cui gli schiavi hanno prevalso rispetto ai superuomini che sono stati sempre perdenti. Il cristianesimo ha fatto sempre vincere i perdenti, i falliti, i frustrati. Quindi lui trova questo inganno.
da cui bisogna uscire. Lui parla di trasvalutazione di tutti i valori. Trasvalutazione di tutti i valori significa che bisogna abbandonare i valori della morale, della religione tradizionale e sostituirli con valori opposti. Ciò che sembra ingiusto, ciò che sembra criminoso, che sembra immorale al cristianesimo, alle religioni tradizionali, in realtà è giusto. Lui trova questo inganno della morale, della metafisica, prima di tutto nel cristianesimo, ma anche altrove. L'ipocrisia morale si trova in Socrate, si trova in Wagner, si trova anche nel buddismo e in altre religioni diverse dal cristianesimo. Questa menzogna che è rappresentata dall'ottimismo morale. Gli schiavi per lui sono i cristiani, i sottouomini, gli Untermenschen. Übermensch è il superuomo, Untermensch è il sottouomo. In realtà Nietzsche non usa mai la parola Untermensch. Gli schiavi, i deboli, i falliti, coloro che soffrono, i sofferenti, coloro che non sanno godersi la vita, coloro che hanno problemi con tutti, che non stanno bene con se stessi, i deboli, i falliti, i sofferenti, i frustrati, i perdenti, coloro che non riescono ad affermarsi nella vita, non hanno coraggio, non hanno carattere, non hanno potenza, non hanno istinto di volontà, i falliti, i perdenti, i mediocri. Vivono un senso di colpa perché sanno di essere sofferenti, perdenti, falliti, mediocri, quindi odiano i signori, ovvero i vincenti, coloro che sono felici, i vincenti, i felici, coloro che si affermano, i forti, cioè i signori, vengono odiati dagli infelici, dai sofferenti, dai perdenti, dai deboli, dai frustrati, dai mediocri. L'umanità si divide in queste due categorie, i signori, vincenti, felici e forti, e gli schiavi. Cosa succede? C'è stato un altro elemento dell'umanità attraverso la morale, quella morale che Nietzsche disprezza, che ha fatto sì che il perdente, il fallito e il debole si sia sempre affermato, che abbia schiacciato il felice, il vincente, il forte. Perché? Prima di tutto i signori superuomini sono pochi, pochi di numero, quindi ognuno messo a confronto singolarmente, individualmente con un inferiore, d'accordo lo sovrasta, ma siccome in generale sono pochi, i vincenti, i forti signori, la loro scarsa numerosità rispetto alle moltitudini di falliti, di schiavi, fa sì che gli schiavi, essendo di più, almeno a partire dal cristianesimo, ma anche da prima, da Socrate, gli schiavi siano riusciti a dominare i signori come hanno fatto, attenzione, il fallito, il frustrato, il mediocre, quello che soffre, che non riesce a godersi la vita, è sempre invidioso degli altri, non ha capacità di autoaffermazione, non ha personalità, ha un'invidia nei confronti del felice vincente, vorrebbe essere come lui ma sa che non può. Questa invidia in realtà Nietzsche la chiama risentimento, una parola molto importante nella sua filosofia, il risentimento, usando proprio il termine francese, rassentiment, risentimento.
Il risentimento, che cos'è? Il fallito, il frustrato, il mediocre prova risentimento nei confronti del felice e del vincente, del forte che si gode la vita mentre il fallito e il soffrente non è in grado di farlo, la sua antropologia, la sua umanità è scadente. Allora che cosa fa per poter storicamente dominare sui signori? Gli schiavi vorrebbero colpire i signori, vorrebbero colpirli sul piano del reale, ma siccome sono poco coraggiosi, sono dei mediocri, dei frustrati, non hanno il coraggio e non hanno la possibilità di colpire i signori sul piano della realtà, sul piano concreto fisico. E allora come li colpiscono? Li colpiscono, attenzione, attraverso l'immaginario. Per dominare in qualche modo i signori, cercano di renderli anche loro infelici, lo schiavo infelice, e quindi disprezza il fatto che altri siano felici. Peccano per il solo fatto di essere felici, di essere vincenti, di essere forti, di essere superiori. Secondo i deboli questo è un peccato, qualcosa di cui ci si deve vergognare. Come posso io colpire questi di cui sono invidioso, di cui ho risentimento? Non li posso colpire in maniera concreta, fisica, sul piano reale, perché non sono capace. Posso colpirli però con una strategia indiretta, sul piano dell'immaginario. Cioè in che modo? Inventando una morale, una religione come la religione cristiana che condanna l'essere vincente, felice, forte, superiore. Allora, i felici vincenti forti vengono sottilmente avvelenati nel loro immaginario, nella loro psiche, perché i deboli si inventano una morale, una religione che dice, che prescrive che essere debole e fallito è una cosa buona, è morale, garantisce la vita eterna. Pensano che la loro debolezza sia giusta, sia da premiare da parte di Dio. Questa religione, la religione che favorisce i falliti, il cristianesimo, nella sua morale, considera invece un peccato, una cosa intollerabile, imperdonabile, essere forte, felice, vincente, esprimere la propria gioia, la propria felicità, la propria corporeità. E quindi viene creata questo tipo di religione, questo tipo di morale. La religione cristiana è la religione dei falliti, dei perdenti, dei mediocri. Il mediocre ragiona dicendo: come posso io danneggiare il forte, il felice, il vincente, il Signore? Mi invento una religione, una morale del tutto fasulla che, comprendete, crea senso di colpa tra i vincenti. Diffondo questa morale, questa religione ovunque, diventa senso comune, accettato da tutti, che l'essere vincente, l'essere superiore, aver sconfitto l'inferiore, essere crudele nei confronti degli inferiori, siano tutte cose disprezzabili, dei peccati. Quindi questa religione cristiana, questa morale colpevolizzante, dice che il principale peccato è essere forte, felice e vincente. In questo modo la psicologia del vincente per secoli e secoli è stata avvelenata sottilmente dall'angoscia del peccato. Tu pecchi se sei un vincente. Questa di religione dei deboli, dei falliti, dicono che il vincente, fanno sì che il vincente venga sommerso dall'angoscia del peccato, dal senso di colpa di essere il migliore. I migliori vengono appiattiti sui peggiori. Dobbiamo essere tutti uguali. E in questo modo viene stroncato il felice e il forte, che si sente angosciato, si sente in colpa, si vergogna di essere forte, di essere capace.
di essere capace di vincere. Non so se mi sto spiegando. Quindi la debolezza viene considerata giustificabile, la frustrazione, la mediocrità, l'incapacità viene considerata morale, mentre invece la capacità di autoaffermazione, di esprimere la propria potenza, la superiorità dei signori viene considerata immorale. In questo modo i signori vengono stroncati da un punto di vista dell'immaginario. Iniziano a sentirsi in colpa, iniziano a sentirsi, iniziano a vergognarsi di essere superiori. E quindi se uno vince questo non dovrebbe succedere, però in realtà è sempre successo, è sempre accaduto. I falliti, i mediocri, sono riusciti ad annichilire la forza vitale, l'impulso di potenza dei vincenti con questa sottile strategia psicologica, attraverso questa creazione di una morale e di una religione colpevolizzante che prescrivono come ingiusto l'essere vincente, la creazione di una morale e di una religione come quella cristiana. La morale cristiana è basata sulla repressione sessuale, sulla repressione degli istinti, sulla modificazione del corpo. Considera peccaminoso il gioire, il godere, l'esprimere la propria vita, la propria corporeità, l'esprimere la propria sessualità. Ci si deve vergognare se il proprio corpo è bello, se il proprio corpo è forte, se non si è deboli di spirito, se si è intelligenti, se si è in grado di vivere. Il cristianesimo si basa sulla repressione della volontà anche, la repressione dell'istinto creatore, anche dell'artista. La morale cristiana appiattisce a nulla tutte quelle che sono le capacità di forza, di autoaffermazione, di creazione da parte degli esseri superiori. In questo ovviamente Nietzsche è influenzato da Feuerbach. La morale cristiana è una morale della rassegnazione, è una morale della repressione, una morale del senso di colpa, una morale della vergogna. Ci si vergogna di ogni cosa, qualunque cosa fai sbagli, qualunque cosa fai pecchi, sei gravato dal peccato originale. Tu uomo con il tuo corpo, con le tue facoltà non sei niente, devi prostrarti, devi venerare e temere la divinità, devi sforzarti di fare una vita sobria, devi sforzarti di fare una vita piatta. Questa è la vergogna del cristianesimo. Questa è la differenza tra questi tre signori gli schiavi. Nietzsche vorrebbe che per la prima volta degli schiavi, a partire dall'epoca tragica dei Greci, quindi molto tempo fa, moltissimo tempo fa, dopo la quale gli istinti dei più forti, attraverso questa strategia sottile, psicologica, avvelenatrice, sono stati repressi, Nietzsche vorrebbe che finalmente i superuomini, i signori, diventassero dominanti, riportassero sulla terra il dionisiaco, facessero in modo che i più forti tornino a governare. Nietzsche cerca di demolire tutte le tradizionali virtù cristiane basate sull'abbassamento del proprio io, sulla mortificazione. Nietzsche sostiene che c'è del veleno
del risentimento in questo. Perché i cristiani vogliono che tutti siano uguali? Perché loro sono dei falliti, non riuscirebbero mai a essere i primi, ad essere i vincenti e quindi si accontentano che tutti siano uguali. Sanno che se dovessero competere i cristiani non prevarrebbero e quindi per loro è un grande guadagno essere uguali rispetto a coloro che sono più forti, perché il cristiano compatisce, apparentemente fa del bene e aiuta i poveri, perché lui stesso debole, un fallito, un mediocre, un debole, non è in grado di relazionarsi con i più forti, con i vincenti che si autoaffermano, che hanno una personalità forte, che sanno vivere. Il fallito, il mediocre, andrà sempre a farsi benvolere da chi muore di fame, dal disgraziato, da chi ha bisogno di aiuto, così pensa di essere utile. Io sono infallito, io faccio schifo, non sono mediocre, non sono in grado di costruire niente nella vita, quindi cosa faccio? Vado ad aiutare chi muore di fame, vado ad aiutare le persone disperate, i malati, quelli che muoiono di fame. Non lo faccio in realtà per amore del prossimo, lo faccio perché a tutti i costi devo dimostrare a me stesso di valere qualcosa. Un cristiano non vale niente, ma per dimostrare di valere qualcosa va dagli ultimi, dai poveracci, da quelli che muoiono di fame, perché solo loro possono dargli un minimo di attenzione. Quelli che devono essere aiutati, quelli che devono essere sfamati, danno un senso al fallito. Chi ama aiuta il debole è perché è debole, è perché è fallito. Il fallito, il debole, non riesce a farsi amare, a stimare, a farsi apprezzare da nessuno che sia forte, non riesce a relazionarsi con i forti, non ci sa fare nella vita e quindi, capite, si rivolge al poveraccio, perché almeno così ha uno straccio di autoaffermazione. Il poveraccio disperato, morto di fame, lo ringrazierà di avergli dato un piatto di minestra. Questo fanno i cristiani, per questo godono nell'accompagnarsi ai reietti, ai miserabili. Sono buoni solo nel fare questo, ma in realtà non sono veramente buoni, sono cattivi. Nietzsche dice hanno bisogno di un testimone, nessuno li considera validi, nessuno vuole il loro bene, nessuno li ama. Perché? Perché fanno schifo, se no non sarebbero cristiani, sono cristiani perché fanno schifo. E allora che fanno? I cristiani hanno bisogno di qualcuno che in qualche modo li aduli, dica loro grazie, grazie di avermi aiutato, sei davvero buono. Hanno bisogno di qualcuno che li apprezzi, in modo che non siccome non possono essere apprezzati dai vincenti, da quelli che si godono la vita, dai migliori, si accontentano di farsi apprezzare dai derelitti. Questa è la natura nascostamente egoistica, ipocrita dell'amore cristiano, dell'amore del prossimo. Come fanno questi pochi superuomini a diventare dominanti? Non si sa. Nietzsche ci dà solo informazioni del tutto sommarie, per lui deve nascere una casta di superuomini che deve dominare la terra, educare la terra al dionisiaco. Il superuomo, l'abbiamo già detto, è un archetipo, un modello, qualcosa che dovrà arrivare in futuro, che purtroppo Nietzsche non ci spiega, non ci illustra nelle sue caratteristiche. Nietzsche dice soltanto che nel superuomo deve prevalere, a parte l'individualismo, da una parte l'individualismo, dall'altra la gerarchia. Il superuomo è superiore, ha diritto di ergersi nei confronti dell'inferiore. Deve impedire che l'inferiore lo possa schiavizzare, lo possa dominare. In una gerarchia i superuomini devono essere riconosciuti migliori degli inferiori, ma c'è anche dell'individualismo. Attenzione, ogni superuomo sta a sé,
e pensa al proprio io, alla propria individualità. Questo tema dell'individualismo in Nietzsche non è stato abbastanza sottolineato agli interpreti. Nietzsche per certi aspetti è vicino a quelli che oggi si chiamano libertari, anarchici libertari, tranne che molti di questi libertarian oggi sono capitalisti, mentre Nietzsche non amava il capitalismo. Nietzsche è un individualista anarchico, una sorta di individualista aristocratico anarchico, un po' come Max Stirner che abbiamo studiato e che lui amava molto, apprezzava. L'unico e la sua proprietà, l'egoismo di Max Stirner, al di là di tutte le morali e di tutte le ideologie. L'egoismo sarebbe l'unico modo in cui si può esprimere la propria potenza. Quindi attenzione, per poter dominare il mondo, rigenerarlo, far ritornare il Dionisiaco, come si fa? Sono individualisti, superuomini, sono antistatalisti. Nietzsche odiava lo Stato. Questi superuomini sono antinazionalisti. Come faranno a imporsi politicamente? Boh, non costituiranno un popolo, non costituiranno una nazione, non andranno al potere con un Parlamento, perché tutte queste istituzioni, le istituzioni della sovranità pubblica, Nietzsche le disprezza, disprezza lo Stato, disprezza la democrazia. Lo Stato per Nietzsche è il succedaneo, il sostituto della religione. Lo Stato è il nuovo idolo da venerare, è pericoloso, come lo sono stati fino a poco fa gli idoli della religione. Nietzsche è contro lo Stato, è un libertario individualista anarchico. Nietzsche è contro l'idea di razza superiore, di nazione dominante. L'individuo è dominante, ma non un popolo, una razza. Questa è la vergognosa interpretazione equivoca dei nazisti e dei razzisti dell'estrema destra. Non esiste un popolo superiore per Nietzsche. I superuomini non sono un popolo, non appartengono ad una razza, non hanno un sangue comune. Lui dice che spuntano dappertutto, sulla terra. Lui dice addirittura che dovrebbero dominare un'Europa unita, ma non si capisce come dovrebbe essere in questa Europa. Spuntano dappertutto, in Europa e anche al di fuori della vita. Chi vince non è affatto un pangermanista, un nazionalista tedesco, anzi Nietzsche pensa che i tedeschi siano inferiori ad altri popoli, anche ai popoli mediterranei, di cui Nietzsche apprezzava, l'abbiamo già visto, il calore, la voglia di danzare, la sensualità, la gioia di vivere. Addirittura per i popoli africani Nietzsche aveva grande apprezzamento, grazie grande amore per popoli che all'epoca erano considerati erano considerati non ariani, non indoeuropei. Purtroppo invece, come abbiamo visto, non amava gli ebrei. Lui è un antinazionalista. Il superuomo può venire da qualunque posto del mondo, non rappresenta un popolo. Cosa sono allora i superuomini? Per capire la visione politica di Nietzsche, che dice che i superuomini domineranno la terra, cosa sono concretamente i superuomini? Nietzsche non lo dice e quindi si presta ad ogni tipo di fraintendimento, di strumentalizzazione. I superuomini sono un popolo? No. Sono una razza? No. Tantomeno il popolo tedesco, una presunta razza tedesca ariana. I superuomini sono una classe? Nietzsche identifica i superuomini in una classe sociale, in un gruppo. Nietzsche è un aristocratico, ma un aristocratico che pensa non ad un'aristocrazia di sangue, ma a una sorta di aristocrazia antropologica, ad una superiorità della natura umana, del modo di comportarsi, del modo di essere. Nietzsche è assolutamente contrario all'aristocrazia di sangue, all'aristocrazia feudale. Allora, non sono un'aristocrazia di sangue, sono un'aristocrazia del denaro. Nietzsche è stato accusato molto spesso di pensare che il vincente, chi si afferma nella vita,
sia un capitalista. Quindi i superuomini sono i capitalisti, coloro che si affermano, vivono bene nel senso che fanno affari, gli imprenditori che hanno successo, che sono ricchi. Sarebbe quindi il superuomo sarebbe quindi l'espressione di un'aristocrazia del denaro, del capitalismo, i più ricchi, quelli che lavorano di più, quelli che vanno successo nel lavoro, nella vita economica, ma anche questo non è vero, questo, attenzione, è l'interpretazione marxista di Nietzsche, che intende Nietzsche come un liberale, un liberista, un capitalista, un liberale nascosto. Questa è l'interpretazione di Losurdo e di altri interpreti marxisti che vedono dovunque il pericolo capitalista, ma in realtà Nietzsche disprezza anche la borghesia, come disprezzava quella, malgrado fosse alacre amante del lavoro, degli imprenditori tessili di Basilea, vi ricordate? Nietzsche dice che la vita borghese, capitalistica, la vita della società industriale è una vita triste. Nietzsche addirittura dice che la proprietà privata è un peso, occuparsi continuamente delle tasse, delle proprietà, di farci dei soldi. Per lui è una vita triste la vita della borghesia ottocentesca, della rivoluzione industriale, non gli piace, dice che la borghesia capitalista è una borghesia grigia, vestiti tutti uguali. La borghesia sarebbe basata sul mito del bisogna fare il proprio dovere, bisogna fare un lavoro, uscire da casa, tornare a casa, avere una famiglia, rispettare le leggi dello Stato. Per lui queste sono cose odiate, l'eticità hegeliana, la famiglia, la società civile, lo Stato. Quindi a lui non piace neanche la borghesia, il capitalismo. Lo Stato, la società civile sono istituzioni comunitarie che schiavizzano l'individuo. La vita del borghese, del capitalista ottocentesco, per lui è una vita misera, una vita triste, una vita grigia, sottomessa all'imperativo del lavoro borghese, una vita ripetitiva, una vita poco creativa. Quindi neanche un'aristocrazia nel denaro, nel senso dell'individualismo liberale, un individualista ma non un capitalista. I superuomini non sono i capitalisti, non sono i borghesi. Allora potrebbe essere il popolo, i contadini? Lui disprezza i contadini, come disprezza il popolo, disprezza anche i proletari, i lavoratori di fabbrica. Lui addirittura dice che è normale, è comprensibile che i contadini o i proletari vengano sfruttati da un punto di vista economico. Per lui lo sfruttamento è una cosa naturale. Il mondo contadino, il mondo proletario gli è completamente estraneo. Il mondo proletario del socialismo, che vuole far emergere le masse proletarie, per lui non è altro che una variante del cristianesimo. Nietzsche dice che il socialismo non è affatto l'opposto del cristianesimo. Per Nietzsche il socialismo è una religione, un messianismo che non è altro che una riproposizione moderna, pseudoscientifica di Marx del cristianesimo, perché salva del cristianesimo l'egualitarismo, non solo il marxismo, ma tutte le forme di progressismo che vogliono le riforme. Nietzsche negli ultimi frammenti condanna anche il Parlamento borghese, condanna i liberali, condanna tutte le società di massa basate sull'egualitarismo dei diritti, liberali o socialiste che siano. Non è che l'altra faccia della stessa medaglia rispetto all'egualitarismo cristiano, che lui detesta. Non ci resta niente. Sono gli intellettuali lo disturbano. Chi sono allora i superuomini? Un grosso problema. Nietzsche non ce lo dice. Questo problema porterà Nietzsche ad essere facilmente equivocato, strumentalizzato, è anche colpa sua perché non ci dice chi sono i superuomini. Allora ovviamente arriva qualcuno che dice che sono un popolo, una razza superiore. E Nietzsche avrebbe potuto spiegarci chi sono, invece non lo fa, dice solo che sono una casta, sono pochi, sono le eccezioni, non derivano da un'educazione comune,
non derivano da un milieu sociale comune, perché superuomini si nasce, non si diventa, è una cosa biologica. Lui si limita a vagheggiare in futuro l'emergere di una casta di superuomini che imporrà i nuovi valori della potenza, della forza, dell'affermazione, dell'autoaffermazione, in una sorta di Europa unita e basta. Il problema di Nietzsche, che poi è il problema finale, irrisolto del nostro filosofo, è che i superuomini non corrispondono a niente di realmente esistente, niente di storicamente esistito o esistente. Cioè i superuomini non corrispondono ad alcun referente, non corrispondono a nessun referente sociale concreto, nessun riferimento determinato, concreto. E con questa considerazione ho concluso definitivamente le mie lezioni su Nietzsche. Spero di essere stato chiaro. Arrivederci e grazie.